Manubrio largo, sospensioni lunghe, sella comoda e tanta voglia di viaggiare. Questo l'identikit delle protagoniste di questo confronto. Moto che si ispirano ai grandi viaggi, anche in coppia, che amano essere caricate, che sono pronte a portarvi in capo al mondo. Ma al giorno d'oggi queste moto offrono anche capacità ciclistiche stradali tutt'altro che trascurabili. Insomma, con loro ci si diverte anche a guidare. Il punto d'incontro tra gusto stradale e capacità off-road sta in gran parte qui, nella ruota da 19 pollici, quella che a nostro parere offre ormai la miglior soluzione per questo segmento. Né troppo grande come una 21, né troppo piccola come una 17. La ruota da 19 offre il compromesso giusto tra rapidità, appoggio, capacità di affrontare anche l'off-road di un certo impegno. Partiamo da qui, proprio da qui, dalla ruota da 19 pollici, il vero punto di contatto di tutte le moto del nostro confronto, che hanno però anche altre caratteristiche in comune. Motori di cilindrata ormai media, pesi e dimensioni ancora a misura d'uomo e prezzi ancora tutto sommato a portata di mano. Le quattro protagoniste di questo confronto sono delle vecchie conoscenze, vi consiglio di andare sul sito redlive.it per leggere la prova completa oppure guardare il video su questo stesso canale. Insieme andremo alla scoperta delle caratteristiche per darvi una mano per scegliere quale sia la moto più adatta a voi. Non perdiamo tempo e partiamo! Una moto che non ci doveva essere perché inizialmente i costi del progetto multistrada 1200 erano troppo alti per una media cilindrata, ma Ducati alla fine la piccola multistrada l'ha prodotta e non è un caso che da quando è arrivata sia una delle Ducati più vendute, perché della 1260 porta look, abitabilità, tecnologia, aggiungendo un ingrediente che le fa fare secondo noi il salto di qualità, la ruota da 19. Con la seconda generazione di multistrada 950 Ducati ha spinto davvero fortissimo con la dotazione. La versione S della nostra prova, quella più ricca in allestimento, è realmente al top e non invidia nemmeno le maxi enduro più blasonate. Caratteristica unica per questo segmento e questa cilindrata, le sospensioni semi-attive Skyhook che gestiscono l'assetto in tempo reale. In assoluto è lei la moto più completa. Definirla maxi enduro è un po' azzardato, però su strada non ce n'è per nessuno. Per lei un motore che ormai è una garanzia e onestamente anche uno dei più riusciti della serie testa stretta. 950 di nome, 937 cm3, di fatto è il più potente del lotto con 113 cavalli e 94 Nm di coppia. Sella 840 mm, per lei non regolabile, è un serbatoio montato un po' in alto per la verità, da 20 litri. Mentre sulle altre quando ti siedi sei seduto, ti sembra sempre di essere seduto un pochino lontano dalla ruota davanti, con la multistrada ti sembra essere seduto sulla ruota davanti, il che nella guida si traduce in un grande feeling, grande capacità di piega, riesce ad andare fortissimo in modo molto facile. Buona la protezione aerodinamica, un pochino di calore trasmesso sotto il serbatoio nelle giornate più calde, quindi nella zona interna delle cosce, niente di che. A livello di guida con il passeggero devo dire che in assoluto è la migliore perché è quella che sente meno il passeggero. Questo è ovviamente dovuto alle sospensioni semiattive che leggono il carico e si adeguano in tempo reale. Quindi diciamo che la differenza di investimento che c'è da fare per salire in sella a una multistrada 950S con le sospensioni semiattive viene pagata se voi guidate spesso col carico e guidate sempre in due. Borse né grandi né piccole, un po' nella media, toccano un po' i polpacci del passeggero che comunque è messo abbastanza bene. A livello di protezione non è messa male. Migliorie che si potrebbero fare, onestamente fatico un po' a trovarne, forse la frizione in città non è la più morbida, anzi forse è la meno morbida di tutte quelle presenti e tirarla su dal cavalletto, nonostante sia una delle più leggere del gruppo, è veramente impegnativo, soprattutto col serbatoio pieno, quindi Ducati lavora magari in quest'area.
Ducati Multistrada 950S conferma la sua natura sportiva, è proprio nel DNA del marchio italiano. È sportiva in tutto, nell'approccio alle curve, anche nell'atteggiamento del motore, che in realtà sembra più performante di quello che in realtà non sia, perché ti emoziona, lo senti sempre, una presenza costante. Il bicilindrico, soprattutto italiano, ha una sonorità riconoscibile ovunque si vada quando si guida in mezzo alle curve. Devo dire che dal punto di vista della posizione in sella non mi sono trovato bene, troppo seduto, troppo ridotta la distanza sella-pedane, e che costringe ovviamente a tenere le gambe molto raccolte nel mio caso, e il manubrio è un filino troppo alto e un po' troppo ampio. Però sono finezze rispetto a poi quello che riesce a regalare nella guida, anche guidando in modo molto deciso. Non avrei voglia di avere più cavalli, perché quelli di cui dispone la Ducati Multistrada sono esattamente quelli che servono per guidare forte, guidare sicuro e ad avere sempre la giusta potenza anche quando c'è da fare sia un sorpasso, magari anche col passeggero, ma anche uscire da una curva in modo molto deciso. Mi piace molto il comportamento dell'avantreno. La forcella è un sostegno incredibile anche quando si guida in modo sportivo, sia nella dinamica veloce, cioè nei cambi di direzione, in cui hai la percezione proprio di avere ben in mano quello che succede sotto la ruota anteriore, ma anche quando poi si frena, per esempio in un tornante a scendere, e si cerca l'angolo di piega maggiore a bassa velocità. Beh, in questo frangente la Multistrada dimostra di avere decisamente un passo superiore rispetto alla concorrenza. Buoni i comandi, anche se mi sono parsi un po' spugnosi, sia a livello di freno anteriore sia a livello di frizione. Li avrei preferiti forse un po' più secchi nella risposta e un po' più decisi quando c'è da intervenire. Fino a qualche anno fa non avremmo mai pensato di inserire una Moto Guzzi in un confronto come questo. Eppure la V85 TT si merita il posto, lo ha fatto a suon di numeri di vendita e anche per come Guzzi ha interpretato il segmento con la sua Classic Travel Enduro. Già, la Casa dell'Aquila ha lavorato davvero molto bene sulla sua Enduro, che non esce dal solco della tradizione, non tradisce i guzzisti, ma si è data una bella botta di modernità. L'unica con un bicilindrico a 2 valvole, l'unica con il raffreddamento ad aria, ma dentro ci sono valvole in titanio, alleggerimenti generali, mappature, controllo di trazione e tanto lavoro che ha reso il V2 Guzzi davvero al passo con i tempi. Un punto di forza, le borse laterali, una mancanza, il cavalletto centrale, un must per moto di questo genere. La classicona del gruppo mi è piaciuta innanzitutto perché io sono alto e in sella mi trovo comodo e a mio agio. Moto Guzzi V85 TT Travel è un po' la mosca bianca in questo contesto, anche perché è l'unica equipaggiata di cardano, e assieme a Ducati difende un po' il bel paese nel confronto con le altre concorrenti, sia Triumph sia Suzuki. Di Guzzi ricordo già quando ho percorso i 1000 km del nostro test su Red, che vi consiglio di andare a rivedere, con piacere ricordo la dinamica di guida, svelta, veloce, equilibrata, molto stabile, ben frenata quando si decideva a livello di forcella di entrare aggressivi in curva, e un bel sostegno anche in accelerazione a livello di monoammortizzatore. Insomma, ciclisticamente si capiva allora e si riconferma anche adesso che dal punto di vista dinamico le moto italiane non hanno nulla da invidiare, insomma, alle concorrenti. Ha una posizione in sella nella quale non mi ritrovo completamente, si è un po' alti, forse troppo rispetto alle concorrenti, avrei il desiderio di essere un pochino più inserito nella moto, e forse il manubrio così largo non è indispensabile per la guida stradale, soprattutto in previsione di fare tanti chilometri in autostrada. Se dovessi fare una critica un po' forte la faccio al motore, che in questo momento paga pegno rispetto alla concorrenza perché manca un po' di potenza, e la trasmissione in generale del comando dell'acceleratore fino alla ruota posteriore ha un po' di inerzia e un po' di ritardo a livello proprio di trasmissione vera e propria cardanica. Però per il resto rimane secondo me una moto molto equilibrata, facile, ha un bellissimo cambio,
cambio burroso, bei comandi che si gestiscono bene. Anche il parabrezza è forse uno dei temi che andrebbe migliorato, perché si può regolare in avanti pur essendo maggiorato rispetto alla versione standard, ma secondo me protegge poco e poi non poterlo alzare e abbassare in autonomia guidando è un po' un limite di questa moto. Moto Guzzi V85 TT Travel, devo dire con soddisfazione che ogni volta che sono in dubbio se inserire una moto o meno in comparativa, è successo anche con la Kawasaki ZH2 nelle Maxi Naked, poi invece la moto sa il fatto suo e mi sorprende. Tecnicamente ovviamente la moto è un pochino indietro rispetto alle altre, ma per scelta, perché comunque Moto Guzzi vuole continuare la sua tradizione, motore ad aria, 2 valvole, tecnicamente appunto sulla carta inferiore anche a livello di prestazioni, lo è, perché forse il motore è proprio il punto debole di questa moto, perché ha una ciclistica che meriterebbe dei cavalli in più, veramente ben messa a livello di ciclistica, molto maneggevole da usare, facilissima, ha poco trasferimento di carico. Io ho fatto tutti i test anche con il passeggero e tra quelle con le sospensioni tradizionali è quella anche che patisce meno la presenza del passeggero a livello di trasferimenti di carico, per cui a livello ciclistico basta farla correre, tenere il motore nei regimi giusti, si riesce a essere anche molto efficaci. Qualche vibrazione agli alti regimi, la protezione secondo me non è male, non è la migliore del gruppo, però è comunque valida, peccato che manchino alcune features elettroniche che ormai secondo me sono indispensabili anche su moto da viaggio come queste, per esempio il cambio elettronico, che secondo me è una cosa che ti fa migliorare il benessere di viaggio a bordo. A livello di passeggero, dicevo, molto buona, e anche a livello di borse, visto che stiamo facendo un po' di test e queste moto si usano per viaggiare, probabilmente la migliore per compromesso tra ingombro laterale, capacità di carico e anche posizionamento, perché il passeggero è quello che si è lamentato meno dell'intralcio delle borse a livello di gambe. Un po' di trasmissione del calore a livello di stinchi dal motore, però questo ci sta, chi vuole una Guzzi sa cosa ottiene, quindi questo è quello che ha fatto Guzzi, ha proseguito nel solco della tradizione, ammodernando un progetto che ciclisticamente è veramente davvero valido. Un nome ormai noto nel segmento delle Maxi Enduro, la V-Strom ha cambiato faccia proprio quest'anno, tornando all'antico e ispirandosi alla DR Big degli anni 80, becco compreso, una moto per cui Suzuki ha puntato su compattezza e facilità di guida e anche su un motore estremamente valido. Non diciamo un'eresia quando affermiamo che quello Suzuki è uno dei migliori V2 a 90 gradi da sempre sul mercato, equilibrato, brillante, ben motivato a girare alto. La V-Strom è la moto di maggiore cilindrata del confronto, ma è anche quella meglio dotata in fatto di coppia, 100 Nm. I cavalli sono 107, quelli giusti secondo Suzuki per una moto di questo tipo. Allora, la Suzuki, intanto mi è venuto subito un colpo al cuore appena l'ho vista, perché mi ha ricordato la Big, quella che c'era negli anni 80, e tanto che avrebbero potuto chiamarla anche Big Strom, visto che ha questo becco che è iconico. In questo confronto Suzuki ha schierato la versione XT, caratterizzata dalle ruote a raggi che ne aumentano l'aspetto avventuroso. La sella è 850 mm da terra, ma è davvero stretta perché la V-Strom è molto snella. Sembra quasi una moto di cilindrata inferiore. Questo nonostante il serbatoio sia da 20 litri, in linea con le altre moto del confronto, Guzzi a parte ovviamente. Suzuki V-Strom 1050 XT, questa è la versione diciamo più enduro secondo Suzuki della V-Strom. Non l'avevo ancora provata e devo dire che mi ha sorpreso, perché a dispetto del fatto della cilindrata che è superiore a tutte le altre, quando ci sali sembra una moto più piccola, il manubrio un pochino più stretto, la sella un pochino più stretta, è la più alta, però tocchi molto bene a terra, anche se le gambe, spesso le mie gambe vanno a toccare direttamente con le pedane quando poggi i piedi a terra. Però è una moto molto ben equilibrata, il motore secondo me è la parte più interessante di tutta la moto. Peccato che sia afflitto un po' da una risposta un po' brusca, c'è un po' tanto freno motore e quando vai a riprendere in mano il gas, soprattutto nella mappatura A,
molto aggressiva, che a me non piace onestamente, sono molto sofistico su questo tipo di risposta e la V-Strom lì perde qualche punticino. Detto questo, ciclistica molto ben bilanciata. Con il passeggero accusa un po' la presenza del secondo muovendosi, purtroppo non avere sospensioni semiattive paga questo scotto, c'è il pomello, si può regolare il precarico, si può ovviare a questa cosa, però è una moto che si muove abbastanza sulle sospensioni come fanno le enduro diciamo tradizionali. Borse piuttosto piccole di capienza, sappiamo che Suzuki te ne offre anche delle altre un pochino più grandi, non ci sta il casco e secondo me in una moto così un casco in una borsa comunque ci deve stare. Buona la protezione aerodinamica, un po' di aria calda a livello di piede sinistro, non con gli stivali, ma quando l'ho usata con delle calzature normali percepivo un po' di aria calda a livello di sinistro. Buona la protezione dinamica. Purtroppo secondo me il punto debole è la mancanza del cambio elettronico, nemmeno come optional. Posso accettarlo su una Guzzi V85 TT perché la sua indole classica fa sì che si possa accettare che non ci sia un gadget di questo tipo. Su una moto come la V-Strom 1050 invece no. Agilità superiore nettamente a tutte, è velocissima a cambiare direzione, probabilmente aiutata anche dalle gomme, le Bridge sono sempre gomme molto agili, freni, frenata buona, regolabili le leve, insomma niente di sbagliato. Mediamente la V-Strom fa tutto abbastanza bene, è piccolina a livello di abitabilità, quindi magari per chi deve fare dei grandi viaggi potrebbe trovarla un pochino sotto misura rispetto ad esempio alla multistrada o alla Tiger, però detto questo ai punti secondo me se la giocherà sicuramente. Suzuki V-Strom la posso definire un gran classico e anche un ottimo compromesso, che però non è un'accezione che va intesa negativamente perché negli anni ha saputo crescere pur mantenendo intatto quello spirito di moto da viaggio semplice e adatta ad ogni tipo di strada. Sono alto 1,78 m e trovo nella V-Strom al pari di Triumph Tiger, che è una delle 4 antagoniste, la miglior posizione di guida, un ottimo bilanciamento tra altezza sella, posizione delle pedane e manubrio non eccessivamente largo, ed è quello che ti aiuta a trovare subito forse il miglior feeling di guida, anche aiutato da un comparto sospensioni molto equilibrato, un buon trasferimento in accelerazione e in frenata, con una forcella che comunica bene e un monoammortizzatore che a mio avviso si dimostra molto confortevole soprattutto in autostrada. Di V-Strom mi piace la potenza quando hai già il gas in mano, mi piace il comportamento anche dei comandi, frizione, freno, hai sempre la giusta sensibilità e non ti senti mai in difficoltà anche a gestire le curve più lente oppure delle belle curve di percorrenza anche in accelerazione. Ne apprezzo le regolazioni, la frizione anche nella distanza, ovviamente la leva del freno e soprattutto la possibilità di adattarla esattamente al proprio stile di guida anche attraverso un setup di elettronica molto buono. Gli unici difetti che mi sento di segnalare sono una risposta un po' decisa, un on-off molto marcato soprattutto nella prima presa del gas in mano in uscita di curva e poi la regolazione del parabrezza che secondo me non può essere davanti alla moto. Mi è piaciuta anche molto la dimensione delle borse laterali che ti permette così di muoverti senza difficoltà anche in autostrada e anche quando si è in coda. Ultima arrivata in ordine di tempo è la nuova Tiger 900, è anche l'unica con un motore plurifrazionato, ma attenzione perché nel suo 3 cilindri da 888 cm3 c'è il trucco completamente rivisto e forse stanca di sentirsi dire che il 3 cilindri non è un motore adatto a moto di questo genere per la sua erogazione, a Hinckley hanno cambiato l'ordine degli scoppi e lo hanno fatto funzionare e suonare come un bicilindrico. Ma non è tutto, la Tiger 900 della vecchia mantiene praticamente solo il nome. Ordine gli scoppi a parte, cambiano il carattere e il sound. 95 cavalli, 87 Nm di coppia. A non cambiare invece il vizio piacevole di Triumph che vuole moto veramente ricche dal punto di vista della dotazione.
Infatti sulla GT Pro che Triumph ha schierato in questo confronto c'è addirittura la sella del pilota e del passeggero riscaldata e non mancano faretti ausiliari e la sospensione regolabile elettricamente. Parlo al singolare perché solo il mono ha regolazione elettronica, perché la Forcella resta a regolazione meccanica, l'unica anche ad offrire la sella regolabile su altezze 830 e 810 mm. Quello che posso dire sul motore è che è molto lineare, però da un 3 cilindri che solitamente mi piacciono molto, mi è mancata un po' di verve. La Tiger 900 GT Pro, al pari di Suzuki V-Strom, è quella che dal punto di vista della posizione di guida mi ha soddisfatto maggiormente. Una buona triangolazione, sella, pedane, manubrio, che è quello che serve per guidare con naturalezza in ogni contesto. Cosa mi piace? Sostanzialmente la protezione dall'aria, la completezza della strumentazione di bordo e di tutti gli accessori che sono a disposizione di questo modello, e anche l'erogazione del motore. Il 3 cilindri, l'unica in questo caso nel confronto ad avere questa tipologia di motore, si comporta molto bene, un'erogazione piena, piatta, esente da buchi di erogazione. Questo è molto importante anche quando si viaggia con le marce lunghe, condizione nella quale si trova particolarmente bene anche nei pezzi guidati. Cosa percepisco di diverso rispetto alle altre? Una difficoltà maggiore ad entrare in curva, probabilmente la posizione del motore, probabilmente il serbatoio alto, una sorta di alchimia mancata che porta ad avere con la Tiger una difficoltà iniziale ad entrare in curva. Bisogna semplicemente abituarsi, avere la sensazione di un avantreno alto inizialmente può un po' destabilizzare, ma presa la giusta confidenza poi ingresso curva e percorrenza ovviamente al pari delle concorrenti. Tiger 900 GT Pro, inizio dicendo che secondo me è una delle moto presenti al confronto, è quella con la posizione di guida migliore, quella che mi è piaciuta di più, e anche con una sella particolarmente confortevole, ottima anche per il passeggero, buona la protezione aerodinamica. Mi è piaciuto moltissimo il 3 cilindri fasato a 2 cilindri, mi piace per come risponde quando prendi in mano il gas, del tutto esente da on-off anche con la mappatura più aggressiva, mi piace come ti porta fuori dalle curve con progressione. Da notare solo che a velocità autostradali, quelle che si utilizzano di più quando si viaggia in autostrada, ci sono un po' di vibrazioni a livello del manubrio, e questo magari può infastidire un po'. Delle moto presenti al confronto è quella con le borse più grandi di tutti a livello di capacità, ma anche a livello di ingombri, quindi se per caso volete usare la moto in città fate attenzione a questa cosa. E oltretutto è l'unica a non avere gli attacchi integrati nel codino, ma in un telaietto, quindi questo allarga di più. Questo credo che sia anche artefice di una certa influenza nella guida. La Tiger è molto stabile, molto rigorosa, ti trasferisce molta confidenza, però nei cambi di direzione o negli ingressi in curva è quella che va lavorata di più a livello di corpo, mentre con V-Strom e Guzzi proprio cadi dentro nella curva e Ducati è molto rotonda, Tiger fa un primo pezzo di ingresso in piega in modo abbastanza rapido, poi la devi proprio portare dentro di fisico, quindi saltando da una moto all'altra percepisci una moto un pochino più lenta nell'azione. Non è detto che questo sia una cosa per forza negativa, perché a molti piace avere una moto più stabile, però è una sua caratteristica. A livello di comfort, come ho detto, è molto buona, parabrezza facilmente regolabile, quindi assolutamente positivo. Molto bello il cockpit, veramente completo, una specie di televisore TFT. Devo dire personalmente che non mi piace molto la grafica del contagiri, perché in tutte le combinazioni risulta sempre non così leggibile. Piccolo appunto sulle sospensioni, che sono elettronica a metà, perché si può regolare il mono dal punto di vista elettronico con precarico e freno idraulico, ma la forcella rimane meccanica. La mia opinione è che in questi casi, fatto 30, bisogna sempre far 31, perché ovviamente si regola, è una grandissima comodità avere il passeggero e regolare comodamente senza pomelli o senza cacciaviti tutto, la questione del precarico, del freno idraulico, dell'ammortizzatore, che ovviamente è quello che va regolato di più a seconda del carico, però poi la forcella va regolata comunque col cacciavite. Quindi secondo me, se si fa una sospensione elettronica,
elettroniche deve essere davanti e dietro, oppure tutte meccaniche. È una questione di scelta. La via di mezzo, come ha già fatto per esempio un'altra marca e su altre moto, secondo me non finisce mai di essere convincente, perché alla fine hai una moto che funziona un po' più rigidamente dietro, ma davanti resta magari un pochino più morbida, e questo alla fine nella guida può disturbare un po'. Nonostante l'ammortizzatore sia regolabile elettronicamente, comunque la Triumph il passeggero un po' lo sente, un pochino di più di multistrada e anche un pochino più di Guzzi, che si muove meno quando ha il carico. A livello di borse, detto, un amplissimo carico e un pochino di intralcio con le gambe. Come abbiamo votato? Ormai avete capito che nelle nostre comparative cerchiamo di mischiare le carte quanto più possibile. Misceliamo ben bene i percorsi, dall'autostrada al passo di montagna, per un totale in questo caso di oltre 700 km, e mescoliamo i tester scegliendogli di capacità, altezza e peso e gusti motociclistici differenti. Questo per avere un responso quanto più possibile aderente alla realtà. Come ormai prassi per le comparative di Red, ogni tester ha poi votato a scrutinio segreto, assegnando un punteggio in trentesimi a tutte le voci che vedete nella tabella. Ai voti dei tester si sono sommati i punti della dotazione, che è stata valorizzata: 2 punti per un elemento presente di serie, 1 punto se disponibile a pagamento, 0 ovviamente se assente. Il consumo, importante per moto che vogliono viaggiare a lungo. Ecco perché abbiamo assegnato più punti alle moto che ha consumato meno e meno punti a quella che ha consumato di più. In ogni caso va detto che tutte le moto del confronto non sono molto assettate. Stesso discorso per il prezzo. Tutto questo così ha composto il punteggio finale. Come noterete, le differenze non sono abissali, segno, prima di tutto, che ogni costruttore, pur rispettando la sua filosofia, ha lavorato bene, e poi anche che al giorno d'oggi onestamente è difficile stracciare la concorrenza. Il livello insomma veramente alto. Volete sapere chi ha vinto? Ok, questa volta spoilerò il risultato. Al quarto posto Moto Guzzi V85 TT con 2673 punti, poi terza Suzuki V-Strom 1050 XT con 2731 punti. Medaglia d'argento Triumph Tiger 900 GT Pro con 2815 punti e vittoria di Ducati Multistrada 950S con 2867 punti. Ma non finisce qui. Ora spazio alle considerazioni sul passeggero e sui bagagli, e poi siamo pronti per partire nuovamente. Lunghezza per larghezza per altezza dello schiumato. Questa la formula base per accontentare il passeggero nel migliore dei modi possibili. Nelle immagini vedete le misure delle selle delle moto in prova. La più ampia, quella della multistrada, la più piccola, quella della Suzuki, moto che a dispetto della cilindrata ama la compattezza. Ma la sella è tanto, non tutto. Il comfort del passeggero dipende anche da altri fattori. Borse laterali per tutte, naturalmente, però anche le borse non sono tutte uguali, e qui dovete un po' decidere cosa volete, se borse più capienti ma anche più ingombranti, o borse più compatte ma anche meno ingombranti quando si guida per esempio la moto in città. Anche questa è una scelta che può essere influenzata da vari fattori, e noi le siamo andati a misurare in litri, in centimetri e anche in grammi, in peso, sì, perché il peso delle borse una volta montate può influenzare pesantemente la guida della moto. Alla fine di tutto possiamo dirvi che il miglior compromesso tra facilità di innesto, capacità di carico, ingombro e guida è la Moto Guzzi V85 TT.